Guarda caso un altro scandalo che va a toccare gli sport da combattimento in Italia. Questa volta al centro dello scandalo c'è il torneo Road to One Championship. Ma cos'è questo torneo? Ebbene ragazzi, il torneo Road to One Championship, leggo dall'articolo ufficiale comunque sul sito della Fight One, è stato appunto organizzato dalla Fight One, un torneo ad eliminazione diretta dove praticamente il vincitore che arrivava in finale si sarebbe aggiudicato una borsa di $100.000 e la chiamata In One Championship. Quindi praticamente il campione indiscusso di questo torneo si sarebbe portato a casa non solo una borsa, che comunque $100.000 ragazzi sono tanti, almeno per le borse italiane sono veramente tante, non solo, ma anche la chiamata in una delle promotion più prestigiose, uno dei circuiti più prestigiosi al mondo per quanto riguarda la kickboxing. L'MMA un po' meno perché c'è la UFC che è sopra, però per quanto riguarda la kickboxing K1, ora la One Championship è sicuramente al top, c'ha i migliori fighter, c'ha praticamente le migliori borse, sempre parlando ragazzi del tema kickboxing, che comunque le borse ovviamente non sono come il pugilato, però comunque diciamo che è un top level, cioè quando arrivi in One Championship vuol dire che ce l'hai fatta, ce l'hai finalmente fatta. Ma ora arriviamo alla parte più succosa di questo video, ovvero torniamo al 29 luglio quando c'è stata la semifinale e la finale, tutte nella stessa notte, nella stessa card, dei pesi massimi leggeri della kickboxing. Finale che vedeva combattere due atleti rumeni. Da una parte Claudiu Istrate, dall'altra parte Yuri Farkas. Yuri Farkas l'avete visto sicuramente in qualche mio video portato sul canale YouTube, che l'abbiamo incontrato a qualche evento, 2 o 3 eventi se non sbaglio, ed è ragazzi sicuramente un fighter della Madonna. Per quello che riguarda il mio parere personale è uno degli atleti italiani che veramente ha senso che vada in One Championship. È veramente fortissimo, c'ha questi colpi devastanti, l'abbiamo visto nel match contro Marco Pisu, che tra l'altro è lo sparring partner di Mattia Faraoni. L'abbiamo visto ragazzi, ha i colpi veramente pesanti, quel match l'ha vinto per KO e la maggior parte dei suoi match li porta a casa per KO. I suoi pugni sono devastanti, come ti toccano finisci col culo per terra, quindi poco da fare, poco da dire. È sicuramente uno degli atleti qua in Italia che merita di più di entrare in una promotion come One Championship. Tolto questa piccola premessa, ora arriviamo a parlare del match di questo fattaccio, perché non mi viene in mente un'altra parola per descrivere comunque quello che è successo all'interno di questa finale. Ebbene ragazzi, come accennato anche qualche minuto fa, la finale è stata tra questi due atleti, Claudiu Istrate e Yuri Farkas, due atleti che si sono aggiudicati ovviamente la posizione per arrivare in finale, vincendo tutti i match all'interno di questo torneo. I due salgono sul ring, si preparano per combattere, l'arbitro dà il via comunque per iniziare il match, per iniziare così lo scontro, questa finalissima di questo torneo Road to One, e qua succede una cosa che ha dell'incredibile. C'è una cosa che quando l'ho vista, a me mi hanno mandato le clip giusto ieri, mi hanno detto guardati questa cosa quanto è strana. Io ho detto cosa mai sarà successo in questo match di così eclatante? Ebbene ragazzi, devo dirvi che sono rimasto abbastanza senza parole, cioè una roba del genere in uno sport da combattimento ancora non mi è capitato di vederla. Succede questo, i due al centro del ring cominciano a studiarsi un pochettino, si muovono giusto per 10 secondi, 15 secondi senza portare ancora nessun colpo, quindi nessun colpo è partito da nessuno dei due atleti, quando ad un certo punto vediamo Yuri Farkas che appoggia male il piede, sicuramente avrà avuto uno strappo, ed infatti si dice dopo che ha avuto uno strappo alla coscia o al polpaccio, non ho ben presente dove. Fatto sta che ha questo strappo, si accascia a terra dolorante. Tutto questo nei primi 20 secondi della prima ripresa. Una volta che l'arbitro vede questa scena, voi direte si sarà messo a contarlo? No ragazzi, non è stato contato, ma quello che succede è qua la parte incredibile, perché l'arbitro praticamente stoppa il match per contati 3 minuti e 40, più o meno 4 minuti di stop, per far rimettere in sesto Yuri Farkas. Quindi si accascia a terra, sale su qualcuno che comincia a fargli fare un po' di stretching mentre Farkas è appunto sdraiato sul ring. L'avversario aspetta comunque al suo angolo, un po' incredulo anche a quello che sta succedendo, e alla fine di questi 3-4 minuti di recupero Yuri Farkas si rialza e torna a combattere. Questa cosa ragazzi
mi ha lasciato un po' perplesso, perché che io sappia, almeno, poi magari mi potrò anche sbagliare, però che io sappia, ogni volta che succede una cosa del genere, che è una storta, uno strappo, a meno che non sia un colpo basso, dita negli occhi o pugno negli occhi, che ne so, graffio, magari un taglio, dove l'arbitro viene là, stoppa il match per un attimo, ti porta all'angolo a farti visitare, magari c'è la spalla uscita, o magari hai preso un colpo basso, quindi ti servono quei 5 minuti di recupero, non mi ricordo quanto sono per regolamento, ma dovrebbero essere attorno ai 5 minuti, non vorrei dire una cazzata, però per un colpo basso più o meno è quello il tempo che puoi richiedere dal regolamento per riprenderti prima di tornare a combattere. Invece la cosa che succede è uno strappo senza aver tirato ancora un colpo, Yuri si accascia a terra e non viene contato. Ora, ho cercato di chiedere spiegazioni anche a diverse persone nel mondo degli sport da combattimento, tra kickboxer, pugili, eccetera, e a tutti quanti questa roba sembra alquanto strana. Non esiste nella storia degli sport da combattimento che tu sali sul ring, prendi una storta e non vieni contato. Le basi, ragazzi. Poi magari mi sbaglierò io, magari questo torneo Road to One aveva dei regolamenti diversi, anche se non penso sia legale cambiare il regolamento della kickboxing, della K1. E sono andato a leggere anche l'articolo ufficiale che c'è appunto sul sito, ragazzi, della Fight One. E ora vorrei prendere il telefono in mano, prendere l'articolo e leggerlo qua insieme a voi. Devo fare una cosa un po' da vecchi, ragazzi, devo mettermi gli occhiali perché la mia vista non è delle migliori. L'articolo ufficiale, ragazzi, sul sito della Fight One, quindi dichiarazioni ufficiali. In apertura di match accade l'incredibile. Farkas, senza essere ancora stato contato, si accascia a terra dolorante. Si tiene la gamba, un crampo al polpaccio. Quindi queste sono le indicazioni, quello che ci viene detto che succede all'interno di quel match, post match, quindi crampo al polpaccio. Il paragrafo dopo è quello che secondo me ha del surreale. Da regolamento, in tal caso l'atleta ha tempo di recuperare, assistito dal suo coach, come se fosse una distorsione o la fuoriuscita di una spalla. Nulla da fare fino a che l'intervento medico consentiva la ripresa del match. Le indicazioni ufficiali sono state che da regolamento era possibile stoppare il match per quei 3-4 minuti quasi per un crampo al polpaccio. Io ho detto sinceramente una cosa del genere negli sport da combattimento, pugilato, kickboxing, muay thai, io non l'ho mai sentita. Poi magari mi sbaglierò io. Fatemi sapere voi comunque sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete mai sentito una cosa del genere. In ogni caso, ragazzi, Farkas alla fine di questi 3-4 minuti di recupero si rialza, il match prosegue e si porta a casa una bellissima vittoria per KO. Incrocio di low kick, gli secca la gamba a Istrate che cade giù e non si rialza più. Ho fatto pure la rima. Cazzo, sono un trapper. E quindi si porta a casa la borsa di $100.000 e la chiamata in Road to One. Ora, piccola parentesi, ragazzi, io non voglio sempre fare il complottista di questi sport, che succedono cose che magari sono volute, che il match doveva andare così, eccetera. Diciamo che ha dello strano questo match, senza nulla togliere a Farkas, che comunque secondo me avrebbe vinto questo match senza dubbio, a mani basse l'avrebbe vinto e sicuramente sarebbe finito in One Championship. Dico solo che anche il KO è stato un po' strano, questo incrocio, l'unico low kick tirato che gli ha incrociato praticamente su un colpo di Istrate, gli tira questo low kick, gli secca la gamba, l'altro non si rialza perché si vede che è tutto addolorante. Però una cosa strana che mi ha fatto pensare era anche l'angolo di Istrate. Ragazzi, sono immobili, cioè impassibili, non hanno detto nulla per tutta la durata del conteggio e di quando praticamente il loro compagno, il loro atleta era a terra. Non lo so, mi è sembrato un po' strano vedere l'angolo che solitamente voi vedete anche negli eventi che vi porto. L'angolo è sempre quello che incita, che si mette a urlare, che si mette dai su, forza, dai. Poi per una borsa di $100.000 la chiamata in One. Voglio dire, ragazzi, l'angolo mi sembrava un po', cioè, come dire, si vede proprio in lontananza. Ora vi metterò qualche clip, si vede in lontananza e sono lì a guardare, si girano, parlano tra di loro. Non lo so, questa cosa mi è sembrata un po' strana, ma magari questa è una mia idea complottistica. Fatto sta che sicuramente c'erano i soldi di mezzo, ragazzi, qualcosina, qualche magheggio magari ci potrebbe essere stato. Non voglio dire con questo, ragazzi, ripeto per l'ennesima volta, che Yuri Farkas non si sarebbe portato comunque a casa la vittoria. Dico solo che, non lo so, pendeva un po' da una parte questo match
match, visto anche l'inizio proprio del match. Le notizie ufficiali da parte della Fight One sono state che da regolamento si poteva fare tutto ciò. Ora voglio lasciare, ragazzi, a voi le conclusioni, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, se secondo voi quella cosa era strana, e fatemi sapere anche cosa ne pensate del KO finale, ovvero dell'incrocio di low kick che ha buttato giù Istrate, che non so, a me è sembrato strano comunque vedere l'angolo impassibile, non lo so, sarò io il complottista di turno, quindi niente. Fatto sta che gli sti magheggini stanno capitando un po' troppo spesso con questa federazione, diciamo, famosissima di kickboxing. Poi chi lo sa. Un'altra cosa strana, ragazzi, è che comunque andando a cercare su Google informazioni su questo match sono praticamente introvabili. Se voi cercate su Google Istrate contro Farkas, non c'è nessuna notizia su Google, che è comunque un titolo abbastanza importante, e comunque vista la borsa e vista la valenza di questo titolo ha un'importanza sicuramente non da poco. Eppure su Google non si trova nulla per essere comunque stato un match andato in onda su DAZN. Non lo so. Fatemi sapere di nuovo voi sotto nei commenti cosa ne pensate di questa cosa. Scrivete tutti hashtag, cioè scrivete nel commento hashtag finale Erwin complottista. Voglio Erwin complottista come hashtag di ogni cazzo di commento. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Aui!